E buongiorno amici, o buonasera. Dopo una sessione di stretching sulla pista siamo andati verso Matera per scoprire un nuovo gusto del gelato, ormai il nostro preferito, e a provare uno dei migliori panzerotti di sempre. In realtà questa clip la stiamo registrando alla fine del nostro giro, perché abbiamo cercato di raccontarvi Matera e speriamo che siamo riusciti, però abbiamo capito una cosa, che Matera a ognuno di voi si racconta in modo diverso. Buona visione! Wow, siamo arrivati all'area camper cartodromo. Scendiamo in pista! Siamo praticamente dentro un cartodromo. Arrivato il momento di assaggiare le focacce dell'antico forno Santa Chiara di Altamura. Se non avete visto l'ultimo episodio Le Tette delle Monache, cioè Parco Nazionale Alta Murgia, andate a recuperarlo, perché a Forno Santa Chiara abbiamo preso le focacce. Scrocchia! Proviamo prima quella con i pomodorini. Mega scrocchia, buonissima. Poi noi non riusciamo a resistere a quella classica, guardate che morbidezza! Ebbene sì, io adoro sempre le focacce, quelle classiche con pomodoro, ma anche quella mega classica, cioè senza niente, con origano. A me queste focacce piacciono perché le puoi mangiare con tutte le cose, le puoi farcire, fare quello che vuoi. Ma farcire questa sarebbe uno spreco. Ora devo fare una storia per mandarla al Vito, così sarà contento. Anche se non credo che gli capita spesso di non ricevere commenti positivi. Ritorniamo a questa qua con il pomodorini, con pomodoro. E andiamo verso Matera. Ho vinto! E per un attimo abbiamo abbandonato Puglia per la Basilicata, ma è soltanto una toccata e fuga. Eravamo qua vicino, volevamo vedere Matera, però Basilicata la dovremmo fare tutta. Qu'est-ce que c'est ça? La carrière de la ville. Questa è la cava di tufo, ragazzi. Tipica del posto perché abbiamo la calcarenite marina pleistocenica, impropriamente chiamata tufo. Capito? Anche noi la chiamiamo tufo. Sull'area sosta al cartodromo abbiamo letto le ottime recensioni. Comprano pure. No, saremo costretti a confermarle. Perché Gianfranco ci ha spiegato praticamente tutto quello che ti serviva per iniziare e in più ci sta portando. Ed eccoci a Matera! In una città come Matera non vogliamo assolutamente improvvisarci le guide turistiche, volevamo dare solo una informazione. Matera è divisa in 3 sassi: Sasso Barisano, Civita e Sasso Caveoso. Noi partiremo da Sasso Barisano e come tanti anche noi partiamo da Belvedere Luigi Guericchio, detto il Belvedere Tre Archi. Da questo Belvedere si vede gran parte del rione Barisano. Siete pronti a vedere? Questo è probabilmente il punto migliore per vedere il Sasso Barisano. Inoltre si vede anche la cattedrale. È incredibile come la natura ha creato dei belvederi attorno alla città per poter ammirare i sassi, se no sarebbe quasi impossibile a far spiegarvi come sono fatti. Questa zona è diversa dalle altre in quanto le abitazioni hanno più forma di casa, ma semplicemente perché ci abitava la gente più facoltosa e verso gli anni 50 anche gli artigiani. Noi cercheremo di perderci in mezzo, magari vediamo anche qualcosa in più. Subito sotto Tre Archi si trova la cisterna per la raccolta dell'acqua, andiamo a vederla. E in questo momento la cisterna è chiusa, apre più tardi, però si tratta di un sistema incredibilmente sofisticato che si sono inventati i cittadini di Matera per raccogliere l'acqua piovana senza perderne neanche una goccia. Oh, ma questi sono affreschi. Abbiamo incontrato il micio di Matera. Bastava scendere quelli pochi metri dal belvedere per essere immensi in un silenzio incredibile. Vi faccio vedere dove è il belvedere. Perché? Si trova di là.
Alla fine è impossibile capire cosa riprendere, ma proprio ogni angolo riserva una vista incredibile. Ho letto da una parte che dicono che Matera è bella, ma tutto uguale. Non dateli retta, per favore. E abbiamo già fatto il primo errore e ve lo diciamo subito. Abbiamo cercato di seguire un itinerario, cosa giusta, però comunque forse è proprio meglio perdersi e basta. Ma che roba è? Eh sì, sopra abbiamo visto una scolaresca, ma in realtà non c'è quasi nessuno. Sti scorci sembrano fatti apposta per far vedere la cattedrale? È come a Disneyland, dove il castello lo potete scorgere da ogni punto del parco. E quello sì, era un bel posto da mangiare, poi come si mangia non lo so. Ma a proposito di mangiare, ci hanno detto che lì dove siamo partiti, dai Tre Archi, lì vicino c'è un posto pazzesco, dove si mangiano dei migliori panzerotti che ci siano. Però, se vi domandate perché non siamo andati a mangiarli, è perché cominciano a farli soltanto alle 5. Questo forse perché non sono interessati soltanto al guadagno. E visto che lo possiamo fare, ci spostiamo un paio di ore in avanti, così facciamo vedere anche il panzerotto delle 5. Tanto ci vuole poco. Mado, che roba! Grazie mille! E ce li mangiamo insieme a Garibaldi. Con cosa parti? Allora, parto con capricciosa, perché il signore ha detto che quello con punta è capricciosa, è bollente, quindi adesso cerco di non ustionarmi. La pasta è leggerissima, è appena fatta, ma è sottilissima. Da una vita che non lo mangio così. Ora tocca a me. Veramente pasta leggerissima. Ma guardate che ripieno. Ora provo anche un po' di ripieno. Caldissimo. Non vorrei esagerare, ma forse non ho mai mangiato un panzerotto così. E il primo è andato. Tolgo il cappello. E di solito per provare la qualità di un prodotto si utilizza gusto classico, ovviamente mozzarella e pomodoro. Quindi andiamo a provarlo. È ancora più evidente la bontà. Abbiamo finito di mangiare, torniamo nei sassi che ci aspetta anche un gelato pazzesco, una cosa mai provata. L'acquisto su fiducia. Che belli! C'è scritto che sono fatti di signor Tonino. E non dovete dare retta a One Life Believer quando vi dicono che queste cose ce ne sono soltanto in Danimarca, Olanda e quelli paesi lì. Uno veramente non sa dove guardare. Da questa scalinata abbiamo questa vista qua. Siamo arrivati alla chiesetta San Pietro Barisano e ci hanno consigliato di curiosarci dentro. Qui possiamo vedere quello che abbiamo visto perché non si può riprendere. E se non volete o non potete camminare, l'avevo già ripreso anche prima, ma non so se sono riuscito a riprenderlo bene. Speriamo sia potabile. E mentre il meteo sta lentamente cambiando, siamo arrivati alla chiesa di San Agostino, perché da qua si vede la Gravina e anche i nostri amici francesi dall'area sosta. E subito accanto al Sasso Barisano abbiamo Civita che si affaccia sulla Gravina, ma qui il fiume si vede, così come si vedono anche varie caverne. Ora cercherò di zoomare un po'.
E lì dall'altra parte dicono che sono i posti migliori per riprendere Matera, non soltanto di giorno ma anche di sera con il tramonto. Civita è il nucleo più antico e separa Sasso Barisano dal Sasso Caveoso. E ora andiamo di là. Lassù. Attenzione però che questo belvedere tutti lo chiamano Belvedere San Agostino, ma voi nelle varie guide e nei vari siti lo troverete così e nemmeno Google saprà dirvi dov'è. Questa è unica indicazione che abbiamo trovato. 2 euro che abbiamo lasciato per 2 bottoni non ci sono più, speriamo che sia stato il Signore a prenderli. Anche se Matera l'abbiamo visto 1000 volte su tutti i media, io non la immaginavo così. Comunque ci ha sorpreso tantissimo. Ed ecco ingresso in una caverna. Dall'altra parte della gravina vedo una chiesa e delle grotte. Ma dai. E qui negli alberghi bisogna portare tutto a mano o in spalla. E tutto questo per questo conosciutissimo albergo dove ha dormito pure James Bond. Spero soltanto che questo scorcio renderà in video quanto rende dal vivo. E la foto di rito? Ce la fai? Sì, ce la faccio, devo smaltire la focaccia. Ti vedo un po' in difficoltà. No, è che si scivola. Poi dicono facile per voi che viaggiate sempre. Insomma. Prima abbiamo parlato di Bond, in effetti questo è il percorso cinema. E siamo arrivati in Piazza Duomo. Anche loro. E da qua con uno sguardo potete abbracciare intero Sasso Barisano. Anche se non mi azzarderei a giudicare se la vista è più bella da qua o da Tre Archi. Ma c'è da dire che da qua le case si vedono in modo, diciamo così, un po' più frontale. È proprio un meandro di sassi e rocce. Ora non mi viene in mente nessuna battuta su Via Riscatto. Sveva. Una bottiglietta d'acqua ci vuole. Poi prendiamo il caffè. Federico Svevo. E continuiamo con la via Muro. Oddio, che roba! È il Sasso Caveoso, la parte più rustica dei sassi. Belvedere spettacolare. Ora andiamo di là. Abbiamo visto anche il ponte tibetano, ma è giù tanto in basso. Invece in alto è pieno di caverne. Questa parte esiste ancora dal periodo troglodite. All'inizio addirittura avevano solo l'apertura per le porte, non avevano nemmeno le finestre, poi alcune sono state aggiunte ovviamente da come possiamo vedere. È difficile immaginarsi che queste case qua erano abitate fino a 70 anni fa e probabilmente se adesso dovreste entrare in una di esse lo trovereste così come erano al momento che le hanno abbandonate. Alla fine hanno dovuto pure forzarli di andare via per motivi di salute e sicurezza. Quella zona in questo momento è anche chiusa, quindi non ci sono neanche turisti, potete sedervi qua e godervela in santa pace. Ed eccoci arrivati al nostro ultimo belvedere per oggi. Io dico una parola sola. Caffè. Preso gelato? E qui il gelato lo tengono nei pozzetti, che è una cosa difficilissima da trovare. Siamo nella gelateria I Vizi degli Angeli e abbiamo preso il gusto profumo di primavera. Madonna santa. Mai provato una cosa prima. È
È ovvio che non potevamo neanche provarlo perché qua da noi non lo fanno, a parte che è fatto con malva e timo, le erbe che crescono nei pascoli intorno, proprio questa malva e timo di Basilicata. E lo so già che una volta finita la coppetta dovremo prenderne un'altra. Intanto prendiamo anche il caffè. Pure shopping abbiamo fatto, dopo quanti anni? Non lo so, ma mio era proprio indecente, anzi è indecente. Per questa volta non aspetteremo il tramonto, lo lasceremo per il nostro futuro giro della Basilicata. Adesso si torna alla base. Cosa stai facendo? E devo prendere il mio tappetino per stretching. E anche questo è una specie di stretching. Tappetino recuperato. Comunque ovunque noi andiamo lui non si tira mai indietro, lo fa sempre. Non importa se il terreno è erboso, se siamo sul cemento, se siamo sulla terra. Siccome da giovane praticava degli sport che gli hanno rovinato la schiena, questi esercizi di stretching per lui sono obbligatori. Io intanto mi dedico al caffè. Poi, come avete capito, lui non è uno di quelli che si vergogna, quindi non gliene frega niente se la gente si ferma, gli parla, gli chiede delle cose. Poi lui dice che questo è semplice, vabbè, per lui forse. E dopo un po' di giorni che sono in giro è arrivato il momento di tagliare la barba e questo è il mio modo preferito. Così non vado da nessuna parte, cioè nel camper. Ecco fatto. L'unica cosa dovete ricordarvi di rimettere specchietto perché di solito mi devo sempre fermare dopo perché non vedo dove vado. E questo era Sosta Cartodromo. E ora Gianfranco ci porta a un bel vedere le chiese rupestri. Sì, sì, sì. E questo è il timo che hanno utilizzato per il gelato. E prima di vedere il panorama di questo posto, vediamo anche una chiesa rupestre. Non si può entrare, ma noi abbiamo rubato qualche immagine. E questa è la parte più rustica dei sassi, quella che abbiamo visto per ultima. Hanno incominciato ad accendere le luci. E c'è anche la Maya. Non è per quelli che soffrono di vertigini? Ah, è vero, c'è anche il ponte tibetano, lo faremo un'altra volta. E ci sono sempre più luci. Ma proviamo a salire ancora più in su. È uno spettacolo. E venire a Matera senza vedere questo spettacolo è come vedere soltanto metà. Che dici? Adesso aspettiamo che si accendano le ultime. Potresti rimanere lì fino al mattino? Sì. E dopo un paio di giorni passati in Basilicata salutiamo tutti e torniamo in Puglia. Per essere più precisi andiamo direttamente a Polignano a Mare dove ci attende un scirocco da competizione. Quindi ci spostiamo a Monopoli dove mi perderò in mezzo ai pescatori e pescherecci. Ma guarda che bella brioche!